Mentre faccio un giretto con Luna volevo parlarvi della situazione delle case in Nuova Zelanda. Questa che vedrete è la nostra quarta casa nelle zone di Auckland. Alla fine del video ho chiesto a Roby di aiutarmi a spiegarvi dal punto di vista finanziario la situazione della housing crisis in Nuova Zelanda. Amore, vieni dalla mamma? La maggior parte delle case qui costa oltre il $1.000.000 neozelandese e in genere c'è molta differenza tra le case di proprietà e le case in affitto. È una realtà che noi accettiamo perché siamo in un paese che non è l'Italia, perché siamo in un paese dove la casa ha un altro significato, ha un'altra importanza. E quindi facciamo del nostro meglio per vivere con la massima dignità possibile, occupandoci sempre al 100% del posto in cui viviamo. Spero davvero che vi piaccia questo tour, che vi faccia piacere vedere come sono le case da questa parte del mondo. Adesso mi dedico un po' a Luna, che ha bisogno di me. La cosa bellissima da queste parti è appunto che in 2 minuti sei al mare. E adesso spengo un attimo e vado in giro con Luna, poi vi faccio vedere la casa. Mi piace il fatto che molte case sono decorate con elementi marini, ad esempio che lì ci sono le sirene. Anche qui volevo farvi vedere che spesso sui muri ci sono elementi che richiamano pesci, creature marine, oppure la vegetazione neozelandese tipo le silver fern. Cominciamo questo tour con il mio pucheco portachiavi. Non so se avete mai visto un pucheco, è un tipico uccello neozelandese, molto divertente. Sembra una gallinella preistorica. Eccoci. Allora, qui ci sono fisherman coat, giacche a vento tipiche da pescatori perché il vento, soprattutto d'inverno, è molto freddo. Questo specchio l'ho preso vintage. Poi vabbè, a me piace lo studio Fornasetti di Milano. Ombrelliera. Allora, in molte case neozelandesi, se entri con le scarpe,
c'è un'area in cui te le devi togliere. Adesso mettiamo Crocs, molto comodi, molto pratici, e continuiamo. Dunque, qui c'è un'area dove crescono i papiri che noi in realtà non possiamo toccare. E il proprietario ci ha detto che questo è compito suo, solo che sono 3 anni che non lo vediamo e questo è il risultato. In ogni caso mi piace molto questo pezzo di papiro perché dà molta luce alla casa, al corridoio. Dunque, cosa raccontarvi della nostra sala? Cose che servono sempre in una casa neozelandese, sia qualcosa che riscalda e qualcosa che rinfresca, perché d'inverno la temperatura può rimanere di notte magari sui 5 gradi, ma di giorno arrivare quasi a 18. Quindi noi ormai ci teniamo sia il ventilatore che la stufetta sempre, sempre disponibili. Chitarra di mia figlia, l'ukulele di mia figlia. Una delle poche cose che abbiamo appeso è questo, diciamo, collage che è servito a me e a Roberto negli anni più difficili, che sono stati i primi 3 anni, dove ogni mese ci ripetevamo: no, non ce la possiamo fare, torniamo. E non avevamo neanche i soldi per tornare. È stato davvero un periodo dove non riuscivamo ad attingere coraggio dal nulla e non avevamo i mezzi per fare nulla, eravamo bloccati. Allora abbiamo deciso di pensare storicamente a figure che potevano ispirarci in questo percorso per avere successo. Per noi sono molto importanti. Così ogni giorno le guardiamo e andiamo avanti. Forse posso sembrare estrema, ma quando vivi dall'altra parte del mondo e devi affrontare 2 giorni di aereo per raggiungere la tua famiglia a un prezzo esorbitante, ti serve qualcosa per andare avanti. Non sto qui ad annoiarvi, magari se un giorno a qualcuno interesserà vi racconterò perché abbiamo scelto queste. Vicino c'è questo tronco che io avevo preso durante una bassissima marea. Questo è Cesare, che in realtà serve per le coasters, per il tavolo. Ecco, grazie Cesare. Mi sono dimenticata di farvi vedere il tiki Maori che protegge la casa. Zona pranzo molto pratica, anche qui stile kiwi, ovvero lasciare tutto quello che serve sul tavolo per mangiare, così metti solo la tovaglietta e ti porti il piatto, almeno a mezzogiorno. Una cosa carina che ho copiato dalle zone, diciamo, agricole, che abbiamo spesso visitato nella campagna del Coromandel, sono queste lattine vuote da riutilizzare dove mettono dentro le posate. Lo trovo bellissimo, ma magari anche voi lo fate. Giardinetto. Allora, vediamo se riesco a uscire per farvelo vedere. Il padrone di casa ci ha chiesto di non fare nulla. Scusate, perché questa io lo sapevo. Scusate. E apriti. Apriti. Scusate un secondo, vi appoggio. Ecco. Oh, signore. Allora, ci ha chiesto di non fare nulla. Noi dobbiamo fare perché la vegetazione qua cresce alla velocità della luce, praticamente ci sta coprendo letteralmente la casa. Sono 3 anni che noi aspettiamo che lui venga a occuparsi del giardino, ma non sta succedendo. Comunque qui è inverno, il nostro BBQ è coperto.
selva selvaggia. Un po' di nostri libri, Le avventure di Pinocchio con traduzione in inglese, col parallel text, poi Il piccolo principe, Dietro c'è il profumo. Qui c'è un libro bellissimo che ho trovato in una libreria gratuita, 20.000 leghe sotto i mari. Vediamo, un'edizione di Topolino del 1978. A chi piace come scrive Collodi consiglio questo libro anche per i bambini, perché Geppetto non lo traducono, per esempio. Mastro Cerri, lo adoro. Vediamo come traducono. In quel punto fu bussato alla porta, tradotto con In the instant a knock sounded on the door. Non lo so, è diverso, mi sembra che si perda tantissimo di questo libro meraviglioso. Polendina è stato tradotto con Cornmeal Mush. Comunque mi ha aiutato tanto questo libro. Ecco, la cucina, c'è sempre da premettere che per i kiwi e in Nuova Zelanda passare il tempo in cucina è un po' tempo sprecato, quindi loro non creano queste stupende cucine scavolini, ma secondo me sono molto pratici, danno questa sensazione molto country. A me piace personalmente, capisco che a tutti non può piacere. Forse l'unico difetto è che c'è poco spazio sul bancone, quindi una volta che metti gli elettrodomestici rimane davvero una quantità limitata di spazio per tagliare, per appoggiare i piatti mentre cucini. Noi essendo italiani cuciniamo tantissimo, ci siamo adattati, abbiamo imparato, in fondo è anche questo venire all'estero, no? Aprirsi a nuove prospettive. Comunque la cucina rimane sempre uno dei miei posti del cuore. Approfitto per preparare la cena di stasera. Facciamo lo slow cooked beef con carote, patate, alloro, sedano. Buonissimo. Qui vicino al tavolo della sala, quindi mi è stato molto comodo organizzarlo con tutto quello che serve da portare in tavola, bicchieri, piatti, frutta, eccetera. Poi vabbè, noi abbiamo la soda stream, ci filtriamo l'acqua e la mettiamo nelle bottiglie. Dunque, cosa raccontarvi di una camera da letto neozelandese? Ecco, cose interessanti. Bowl dell'acqua calda. Questo è lo screenshot di un film neozelandese dove la bowl dell'acqua calda, non voglio fare spoiler, ma è molto importante. Mm, è molto utile d'inverno avere le lenzuola in flanella. Io ho proprio il completino, tutto in flanella, molto soffice, morbido. E in più, qua sotto, ecco qua, la coperta elettrica che accendiamo tutte le sere alle 8. L'altra parte della stanza dove si vede per intero il mio didgeridoo. Quella cassettiera è stato un regalo che ci siamo presi con tutti i soldi che ci hanno regalato quando siamo tornati in Italia, ci hanno letteralmente ricoperto di soldi e volevamo prendere qualcosa che ci ricordasse ogni giorno di tutto quell'affetto. Poi a me è sempre piaciuto il colore rosso in camera da letto e anche a mio marito piace, quindi eravamo d'accordo su questo. Vi faccio vedere cosa sto facendo.
me piace lavorare a maglia. Sto facendo una coperta che si chiama Quattro Stagioni. Ha tutti questi quadrati, c'è il pulcino, la foglia, il sole. Poi si cuce tutte insieme. Ah sì, ho anche questi che sono praticamente per avvolgere le tazze del tè, così non ti scotti la manina. E ognuno ha messo un bottone diverso. È il mio hobby. Mi guarisce, mi fa stare bene. E poi c'è il cugino It, che è questo lampadario sempre gusto del nostro padrone di casa. Sinceramente non indugerei troppo sul bagno, non è nel mio stile. Sono le 5:35, Roberto è appena tornato dal lavoro e ci siamo bevuti un calice, ci stiamo bevendo un calice Stiamo bevendo un calice di vino bianco fresco. Cin E cin. cincin amore. Buonissimo. Allora, dato che volevo dedicare questo vlog al tema della casa, ho chiesto a Roberto di aiutarmi perché lui è molto bravo a parlare di alcuni argomenti che hanno un risvolto finanziario. Volevamo parlare della situazione delle case in Nuova Zelanda, che noi conoscevamo dal 2012. È uno dei, forse l'unico dei problemi della Nuova Sì, Zelanda. la Nuova Zelanda sarebbe tipo il paradiso in terra se non fosse per il fatto che è lontano da qualunque altra cosa, però questo più o meno aiuta, e dall'altra parte il fatto che le case sono davvero care, costano il cosiddetto occhio della testa. Allora, sì, il costo di una casa in Nuova Zelanda è tra i 9 e le 11 volte quello che guadagna la persona che ci vive dentro. E rispetto all'Italia, secondo te? Allora, l'Italia è stata ferita dalla grande crisi finanziaria e le cose sono scese parecchio. Per quanto riguarda la Nuova Zelanda bisogna paragonarla a posti come Londra, Vancouver, Hong Kong, dove i prezzi delle case sono alti. Ehm, I prezzi delle case in Nuova Zelanda hanno continuato ad aumentare sempre. Non ha sofferto della grande crisi finanziaria del 2008-2009, nel senso che invece che crollare si sono stabilizzati. Dal 2010 al 2020, anzi, dal 2013 al 2020 il costo delle case è raddoppiato ulteriormente, quindi la casa dove stiamo noi, in questa zona, oggi va intorno a 1,5 milioni di dollari. Mm, il 64% delle persone in Nuova Zelanda oggi è padrone di casa, quindi c'è un 36% di renter. C'è un 10% delle persone che hanno più di due case e poi ci sono alcune persone che ne hanno 60-70. Allora, questo causa il fatto che la maggior parte delle case in Nuova Zelanda vengono vendute all'asta e durante le aste ci sono questi property investors che hanno semplicemente molti più soldi di chiunque altro e quindi continuano a schiacciare chiunque altro cerca di entrare in quello che loro considerano il property ladder, la scala del real estate. Quindi io sono convinto che il sistema si stabilizzerà nei prossimi 2 o 3 anni.
È difficile immaginare in Nuova Zelanda che che le case possano diminuire di prezzo. A meno che non ci sia un fenomeno globale di rialzo dei tassi di interesse. Probabilmente avverrà, ma ad oggi ancora non se ne vede traccia. Vedi speranza per la generazione di nostra figlia o tutti i ragazzi di 20 anni? Onestamente Devono cambiare le cose, vero, per dare gli speranza. conviene trovare lavori remoti e andare a vivere in posti dove... Ci sono posti in Nuova Zelanda dove le case costano poco, tipo la West Coast, però cioè, tu devi sapere che in certe città non ci puoi andare, oppure vivi in affitto. Intendi Auckland, Wellington, Auckland, Christchurch? Wellington sono off limits. Eh sì, Le cose potrebbero cambiare, stanno costruendo davvero tantissimo, tantissimo, anche per via di questo pacchetto fiscale. Possono cambiare, magari fra 10 anni le cose saranno totalmente differenti. Oppure faranno cose tipo build to rent, quindi case che sono effettivamente costruite soltanto per essere date in affitto, che permettono una vita. È difficile capire dove avverrà. Siamo a un livello critico perché la metà delle persone in Auckland vive in affitto. Nazionalmente si tratta del 36%, ma se vai nelle città tipo Auckland, Wellington, Christchurch, la percentuale si alza molto. Gli equilibri sono diversi nel country rispetto che nelle grandi città. e voi contate che giusto 2 giorni fa Auckland è stata eletta come città che ha la qualità della vita più alta nel mondo. Ed è vero. Ed è vero, il problema è questa situazione delle case. No, noi amiamo Auckland profondamente, però, cioè, questo è il più grande problema della Nuova Zelanda. Il fatto che avere un tetto sulla testa è un privilegio. Esatto.